Ciao, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con Sara che si sta guardando. Ciao Sara! Ciao! Che si sta guardando l'itinerario per oggi. Siamo veramente in un luogo suggestivo e per chi non avesse ancora capito, dietro alle mie spalle c'è Rifugio Sibilla. Dai, partiamo! Ovviamente alla fine del video vi darò tutte le indicazioni per fare questo giro e generalmente viene proposto in senso orario. Ma con Sara abbiamo deciso di salire per il sentiero subito più ripido e arrivare velocemente alla vetta. L'atmosfera che si sente su questi monti sibillini è veramente magica. Monti ricchi di storia, leggende, cultura e anche bello dal punto di vista paesaggistico, soprattutto perché ora comincia la fioritura. Io spero che vi arrivi l'atmosfera di questi monti, perché sono monti veramente particolari, pieni di magia. I Monti Sibillini sono citati nel poema epico di Virgilio, l'Eneide. La catena prende il nome dal Monte Sibilla, sulla vetta del quale si apriva la grotta della Sibilla, oggi occlusa, che la tradizione vuole fosse la dimora della Sibilla appenninica. Attenzione alle vipere, nel senso di non farle male, perché ho letto su internet che poco tempo fa sono state trovate vipere veramente schiacciate a vipere orsini ed è veramente un peccato. Si tratta tra l'altro di una specie sotto tutela e qui nel parco ci sono importanti progetti, tra cui l'introduzione del camoscio appenninico. Arrivati a Monte Zampa si apre una inconfondibile veduta sui Monti Sibillini. Da Pizza Cutu in senso antiorario, Pizzo Berro, Monte Bove, l'Infernaccio in basso, poi la nostra meta, il Monte Sibilla in tutta la sua bellezza, e dietro a sinistra il Monte Vettore ancora imbiancato. Federico, per te che ti piacciono le creste, questa è veramente una cresta bellissima. Chiaramente oltre al nostro Federico teniamo a salutare tutti quelli che stanno vedendo questo video. Consigliamo di portare nello zaino una sufficiente scorta d'acqua e qualcosa per mangiare, ricordando che attualmente il Rifugio Sibilla è chiuso dal terremoto del 2016. Questo percorso è escursionisti esperti. Oltre ai sentieri escursionistici, qui sui Monti Sibillini trovate anche quelli in natura, quelli turistici e quelli per la mountain bike. Siamo a circa 1800 metri di quota. Ci siamo quasi, Si riconosce la corona rocciosa, l'unico pezzo dell'itinerario in cui bisogna utilizzare le mani. Quella laggiù è la famosa strada anni 70-80 da percorrere nel caso uno voglia fare il giro ad Anello. Un
un progetto impensabile oggi, spero, perché effettivamente una strada in questo punto è veramente una cosa, direi, veramente brutta. Sara si sta avviando nel punto che gli piace di più, fra l'altro, e qua alle mie spalle si vedrebbe il mare. Ora con la foschia penso che non si veda molto bene. E con grande emozione siamo finalmente arrivati alla grotta di Sibilla. La grotta delle fate, così inaccessibile e avvolta di mistero. La Sibilla è infatti anche la montagna simbolo della madre terra, dove giunsero nel Medioevo cavalieri da tutta Europa, dove i sogni assumevano un significato speciale, forse per la presenza delle fate. Andrea da Barberino, con la pubblicazione del suo libro Il Guerin Meschino, contribuì alla divulgazione della leggenda della Sibilla, che narra infatti di un cavaliere errante che si recò dalla maga per ritrovare i suoi genitori. La storia qui non è solo tramandata oralmente, ma si trova conservata nella Biblioteca Nazionale di Parigi, grazie a Antoine de La Salle, che scalò la cima del Monte Sibilla e raccontò l'esperienza del suo paradiso della regina Sibilla, descrivendo così la vita e le abitudini degli abitanti dell'Appennino del XV secolo. Secondo l'altimetro siamo a 2100, quindi tra poco si dovrebbe vedere la croce. Ora ti do tutte le indicazioni per fare questo stupendo giro. Poi dopo in vetta ci diamo i saluti. Come si evince dalla mappa del parco, il percorso ad anello è contrassegnato come E10. Abbiamo raggiunto il rifugio Sibilla in macchina lungo una strada sterrata di circa 5 km. Nei mesi estivi dovrebbe essere attivo un comodo servizio navetta da Monte Monaco. Abbiamo preso il sentiero 155 verso il Monte Zampa, poi fino alla vetta lungo un bel sentiero molto panoramico, presente un breve tratto di 5 metri con catena. Il percorso che abbiamo fatto è più corto ma con una maggiore pendenza, soprattutto nel tratto iniziale. È consigliabile quindi fare questo giro in senso orario, salendo lungo la strada riconoscibile a distanza con la forma di Z, sentiero 156. Una volta finita la strada, prendere a destra la cresta fino alla vetta. Non ci sono difficoltà tecniche, ma è richiesto piede fermo e assenza di vertigini. Per chi ha un buon allenamento può raggiungere Monte Porche con una magnifica vista di Castelluccio attraverso la cima Valle Lunga. Dai Monti Sibillini per oggi è tutto. Spero che il video ti sia utile. Ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un bel commento. Ciao, a presto anche da parte da Sara. Sempre più in alto, come diceva Mike, buongiorno.